La tempesta perfetta è alle porte. Ragazzi, buongiorno. Sì, per il momento c'è ancora il sole, ma la tempesta perfetta è veramente alle porte. Di cosa parliamo? Parliamo di quello che ha scatenato l'ultimo motore Avinox, l'M2S. Guai, davvero guai grossi. Per chi? Non so perché, ma a me mi vengono queste idee di parlare a una telecamera mentre pedalo e poi oltretutto in salita. Vabbè. Per chi? Ce la faccio. Sto soffrendo. La tempesta è già venuta qui. Non so se vedete l'acqua. Questa bella acquetta che è scesa poche ore fa. Insomma, infatti per quello che sono in tuta, perché minaccia tempesta perfetta e quindi non voglio rischiare. Ma chi è che sta rischiando davvero la tempesta perfetta nel mondo e-bike? No, perché è una settimana abbastanza piena di novità sconcertanti secondo me, non tanto belle per il nostro mondo. E secondo me il più drammatico di tutti forse, è difficile scegliere, lo sapete ragazzi. Di sicuro questo M2S e questi di Avinox hanno dato un bello scosso nel mercato. Non mi aspettavo un terremoto del genere. Staremo a vedere chi sopravviverà. Intanto la prima vittima ufficialmente non è una vittima, ma vedremo come andranno i fatti con i mesi che passeranno. Porsche abbandona definitivamente il progetto e-bike e si trascina dietro niente poco di meno che Fazua, ragazzi. Sì, perché Fazua era diventata proprietà di Porsche. Ecco, con questa decisione Fazua, tra virgolette, non si sa che cosa farà. Di sicuro hanno promesso che manterranno la loro assistenza, manterranno il loro supporto alle persone che hanno e-bike motorizzate Fazua, però dopo i problemi riguardanti motore, riguardanti il range extender che non sarebbe uscito, ecco, adesso ci si aggiunge anche questa chiusura definitiva del settore e-bike. E loro che fine faranno? Insomma, non è un bel momento per chi è un proprietario di una bicicletta Fazua. Ok, avranno sempre il sostegno, per quanto dicono loro, della casa, quindi assistenza, ma il valore della vostra e-bike che fine farà? Perché poi bisogna pensare a quello. Quindi primo grande kick per le persone che montano appunto il Fazua sulle loro e-bike. Non è molto positivo, pensateci bene. Non so perché devo fare dei video così, dove sto facendo una fatica assurda, ma vabbè, benché abbia del supporto. Entrare nella top 3, sì, i magnifici 3, quindi Specialized, Bosch e Avinox. Sì, perché non è solo una battaglia sui Newton metro e sui watt, perché a parte Bosch gli altri due hanno aumentato anche i watt, e Avinox appunto ha presentato 2 motori nuovi perché uno non bastava, M2 e M2S. Comunque tutte cose positive, tutte cose che comunque badano alla crescita di questo mondo e-bike, però hanno portato anche secondo me delle cose molto negative e quindi le voglio analizzare, perché non è un aspetto da non considerare. Il primo di tutti, che secondo me ha fatto una mossa abbastanza aggressiva, criticabile, è Specialized. Adesso in Europa non ancora, ma secondo me anche qui la faranno. Comunque America e Canada, biciclette con riduzione del prezzo fino al 27%.
ragazzi, non è per niente poco, soprattutto sulle versioni S-Works. Cioè, prima compravi una bicicletta da $15.000, adesso la stessa bicicletta la compri a 11.000. Dite che è contenta la persona che il mese scorso ha comprato una bicicletta a prezzo pieno e adesso si ritrova con prezzi del genere. Adesso, come vi ripeto, voglio vedere cosa succederà in Europa, ma secondo me non saremo da meno. Questo calo secondo voi a che cosa è dovuto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. È colpa dei cinesi? È colpa della gente che comunque non compra più, che ci siano o non ci siano i cinesi? Beh, voglio sapere la vostra. Qua sotto nei commenti ditemi che cosa davvero ne pensate. Perché, vi ripeto, questi tagli dei prezzi adesso, prima dell'estate, prima dell'inizio della stagione, sarebbero, diciamo, una manna del cielo per molti, ma anche un colpo di grazia per altri che magari si allontanerebbero completamente dal marchio. Io penso che Specialized stia attraversando anche lei un momento di crisi, nonostante, per come l'ho vissuto io le prove della Turbolevo R, reputo una gran e-bike, un gran motore anche per le sensazioni che regala. Però se ci sono dei tagli nel prezzo, di sicuro c'è della crisi alle porte. È da tanto che non sentivo scivolare la ruota di dietro. Ecco, adesso parliamo della casa numero 2. Parliamo di Bosch. E finalmente Bosch è arrivata al Garda con tutte queste novità che non arrivano tutte in un colpo solo con l'Upgrade 2.0. Ve l'avevo già detto nel precedente video, che vi lascio alla fine di questo video, che è meglio. Arrivano un po' spalmate durante l'anno, ma soprattutto con la parte finale dove finalmente fa vedere il nuovo caricatore compatto 12 A per la ricarica rapida. Bellissimo, finalmente, e quello proprio ci voleva. Sono proprio curioso di vedere quest'altro anno i possessori di Bosch che l'avranno a disposizione, come saranno felici. Sarà a disposizione come optional? Uscirà con le nuove biciclette di serie? Quello staremo a vedere. Però non voglio parlare di questo, voglio parlare di che confusione si è creata con questo update 2.0. Una confusione incredibile, cioè c'era praticamente il mondo, almeno la nostra parte europea di sicuro, secondo me c'era anche qualche altro stato in giro per il mondo, come fare questo download. Gente che cancellava l'applicazione, poi la reinstallava, poi riusciva, poi dissociava la bicicletta, poi la ricollegava, poi non riusciva a capire più perché la mia arriva fino a 100 e non va più su. Gente che diceva aiuto, devo aspettare 24 ore, come devo fare adesso, perché 24 ore? Ecco, non credo, e voi questo me lo potete confermare sempre qua sotto nei commenti, che sia andato davvero così. Cioè nel 2026 Bosch ha promesso update, ve l'ha fatto magari vedere, non so come, con un'email, vi ha detto che arrivava questo update, nella vostra app magari c'era un avviso e non vi ha dato nessuna procedura di come eseguire questo download, questo update. Cioè c'era gente che questa settimana mi chiedeva ancora come faccio a tirare giù i 120 Nm. Cioè, io non sono possessore di Bosch, ho guardato un po' nella miriade di pagine che ci sono fra Bosch, fra Facebook, fra Instagram, cioè, insomma dappertutto se ne parlava e ognuno aveva una sua procedura e ognuno aveva paura di aspettare e ognuno si chiedeva ma perché devo aspettare? Cioè nel 2026 una cosa del genere deve ancora capitare, quando in teoria basta un click, fare riavviare l'applicazione e in automatico avere l'update. Cioè ogni volta che adesso arriveranno i prossimi update, la gente che paura vivrà? Perché poi la gente dice non ho bisogno dei 120 Nm, non ho bisogno di tutta questa coppia, però c'era veramente
un putiferio di gente alla ricerca di fare questo update. Quindi insomma, che non ci sia tutto questo bisogno può essere vero, però che c'è gente che è davvero interessata a divertirsi con l'e-bike anche a costo di rimettere dei soldi per i componenti, beh, ce n'è veramente veramente tanta, e i social ne sono stati la conferma. Però questa cosa non me la posso spiegare e spero di sbagliarmi davvero. Non può esserci una confusione del genere nel 2026 a livello software per le nostre e-bike. È una e-bike, deve essere comunque semplice da fargli un upgrade. Non devo aver paura, se no mi dite vado dal concessionario e me la fa lui, a spese di Bosch però, o spese comunque della casa che decide di fare questo upgrade, perché non è possibile, non possiamo far vivere quest'ansia alle persone, vero? E parliamo adesso dell'ultima casa, sì, perché anche la casa che sta praticamente gettando le basi per un monopolio incredibile, ecco, sta cominciando comunque a portare secondo me alcuni segnali che scricchiolano un po', e quindi non è una cosa molto positiva. Di cosa stiamo parlando? Parliamo che il 9 di aprile questa casa, quindi Aimflow, facente parte poi di DJI, e quindi anche derivante che il motore Avinox è nata con lei e tutto quanto, ha presentato il 9 di aprile 2 biciclette, una splendida con batteria integrata e l'altra con batteria movibile. E questa PR è stata presentata secondo me troppo in fretta, soprattutto perché la tempesta perfetta, vedete che cambia il tempo, sparisce la luce, spero che mi conteniate a vedere. Ecco, questa PR, soprattutto con la versione economica che ha fatto scalpore appunto per il prezzo di 4.500 euro, con una batteria da 800, dov'è? Dov'è che posso comprarla e vederla effettivamente? Perché non mi risulta tutta sta presenza negli store, e soprattutto non mi risulta in generale in tutta Europa. Che sia stata un po' troppo frettolosa questa fuoriuscita di notizie riguardante a questa bicicletta con la batteria sportabile. Attenzione, perché sembra che ci siano dei rinvii. Adesso si parla magari di fine maggio, magari passiamo a metà giugno, poi quante? Perché le richieste di questo motore M2, M2S, non è più solo legata all'Aimflow, c'è una marea di marchi che vogliono questo motore, e se adesso Avinox deve correre per fornire tutte queste biciclette, ecco, che non ci sia magari dei problemi anche a comporre le proprie biciclette, soprattutto con batterie esportabili, e quindi che non ci sia magari un ulteriore ritardo. Beh, voi qui sotto, se siete magari già proprietari di una PR o l'avete ordinata e non sapete ancora quando arriva, fatemelo sapere qual è la vostra data di consegna, perché sono molto interessato su questo aspetto. Perché facile dire, facile promettere, ma poi bisogna anche mantenere, e rischiare di, detta fuori dai denti, rovinarsi, sputtanarsi, è un attimo. Perché dopo tutto questo, dopo questi 60 marchi che faranno il salto a questo nuovo motore Avinox, dopo ci sarà il fattore assistenza, e lì sarà una dura prova, e lì bisogna vedere come correranno ai ripari in caso di problematiche, perché finché avevamo una bicicletta, l'avevo detto, è tutto più facile, ma quando cominci ad avere un mercato talmente ampio, e mi risultano da numeri che si stanno prendendo veramente una grandissima fetta di mercato a scapito di Bosch, Shimano, Yamaha, cioè quindi praticamente sono entrati facendo terra bruciata. Ecco, è il dopo che voglio vedere, la forza che avranno di reagire alle problematiche e ai disguidi. Quindi non pensi anche se tutto oro quel che luccica. Adesso qui di sole non ne luccica più, vabbè, spero che mi vediate lo stesso anche se sono un po' al buio. Beh, voi fatemi sapere tutti
tutto quello che pensate qua sotto, datemi delle risposte anche a queste mie domande che vi ho fatto lungo questo video. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao! Mi mancava un po' di grandine anche.